Questo sasso che ho in mano non l'ho scelto a caso perché ha delle caratteristiche come poco spessore e una base larga perfette per fare tanti rimbalzi sull'acqua, anche perché uno dei divertimenti che avevo fin da piccolo con mio nonno era lanciare i sassi e contare chi faceva più rimbalzi. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Ed è veramente un gioco molto divertente, ma adesso andiamo a cercare anche un altro sasso per vedere se battiamo il record. Guardate cosa ho trovato! Direi che poco spesso, e una pianta larga ce l'ha, non è un sasso, ma è appena spawnato il nuovo Oukitel WP68R ed è il protagonista della recensione di oggi. Tra l'altro, come impermeabilità per me ha già resistito, perché tutti i tentativi che ho fatto nel lancio del sasso, lui era immerso nell'acqua, per cui è rimasto sotto una ventina di minuti e ancora è funzionante. Guardate anche quanto è sottile, spero che si veda bene dalla telecamera la differenza rispetto al mio dito, perché è veramente difficile trovare un cellulare resistente, impermeabile, anticaduti e antipolvere con queste dimensioni. Ma tornando al video di oggi, nella prima parte andremo a fare analisi tecnica, nella seconda parte l'unboxing e tutti i test di resistenza e nella terza parte vi dirò il prezzo e le mie considerazioni finali. E mi raccomando, se per caso alla fine del video sarete interessati a questo modello, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Sigla e partiamo con la recensione. Andando ad analizzare da vicino il case, adoro tantissimo il layout, anche il colore un po' sfumato, bicolor nero e arancione, e mi piacciono tanto anche le due fotocamere con questa corona circolare di colore rosso. Nella zona di destra troviamo il tasto più e meno del volume e il tasto di accensione ed impronta digitale. Adesso è in stand by, lo vado a spegnere, vediamo se si sblocca, e ha riconosciuto subito l'impronta. E ora proviamo anche lo sblocco facciale. Avete visto? Si è sbloccato. Per quanto riguarda la RAM, abbiamo 12 GB di RAM espandibili di ulteriori 24 per un totale di ben 36 GB di RAM e come spazio di archiviazione 512 GB. Per espandere la memoria c'è proprio la funzione Memory Expansion e una volta che l'avrete flaggato il cellulare verrà riavviato e si accenderà con la RAM aggiornata. È dotato anche di NFC per i pagamenti contactless, giroscopio e inoltre ha anche questo bellissimo tasto personalizzabile con 3 funzioni, un click, doppio click e tenuta prolungata con cui inserire le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più. Io l'ho trovato veramente comodo. E per andare a personalizzare il tasto personalizzabile vi basterà andare in chiave intelligente e selezionare le 3 opzioni. Adesso le vado a provare. Un clic si dovrebbe accendere il LED ed eccolo qua, tra l'altro abbastanza luminoso. Con il doppio clic si dovrebbe aprire il Play Store e si è aperto, e con la tenuta prolungata lo screenshot ed eccolo qua. Ha superato i 3 test più importanti, l'IP68, l'IP69K e anche il MIL STD 810H. E l'altra caratteristica di punta è la batteria al silicio carbonio da ben 8000 mAh, materiale che di solito viene utilizzato sui foldable, soprattutto quelli di fascia premium, che per la prima volta, almeno tra i dispositivi che ho recensito sul mio canale, viene applicata anche ai rugged phone. Vantaggio che si vede chiaramente nelle dimensioni, con uno spessore di 11,9 mm e un peso di soli 309 grammi, e poterlo anche utilizzare per caricare altri dispositivi, perché bene sì, questo è compatibile con la ricarica inversa. Come sistema operativo è Android 16, uno degli ultimi lanciati da casa Android, display da 6,88 pollici in HD Plus con refresh rate da 120 Hz. Un ottimo refresh rate che vi permette di poter utilizzare questo cellulare per guardare film, serie TV e anche per videogiocare. E ora siamo arrivati al momento dei test. Partiamo con un test di resistenza sia per la caduta ma anche per la resistenza alla polvere, e poi andremo a fare un test di impermeabilità. Dietro le mie spalle è un campo da beach volley, per chi mi conosce è un'altra mia passione. Una delle mie battute preferite è la Sky, che adesso vado a fare col cellulare al posto della palla. Siete pronti? Beccatevi che lancio. Andiamo a vedere se il cellulare ha resistito alla Sky. Non ci sono segni né graffi all'interno del case. Provo anche a lanciarlo sull'erba. E visto che voi siete un pubblico esigente, un altro bel lancio. E prima di verificare se funziona ancora o no, andiamo di nuovo a lanciarlo sulla sabbia, ma la cosa interessante è che lo vado a coprire, essendo appunto antipolvere, e ci andrò a camminare anche sopra perché voglio che il test sia perfettamente reale. Andiamo ancora di più a insabbiarlo
e ora non ci rimane che pulirlo direttamente nel fiume. E con il cellulare ancora pieno di sabbia lo andiamo a immergere nel fiume per poi lasciarlo all'incirca 5 minuti. Tra l'altro guardate che bello, non so se si vedono dalla telecamera, ma ci sono anche dei piccoli pesciolini, è proprio un ambiente perfetto per testare questo cellulare. E nel mentre vi faccio vedere anche la dotazione base di questo Oukitel. All'interno della scatola troverete, oltre il cellulare, il manuale di installazione, il caricatore dotato di ricarica rapida a 45 watt ed è presente anche il cavo di alimentazione. Ora però torniamo al nostro cellulare, prima che se lo prenda la corrente. Andiamo a estrarlo dal fiume. Allora lo scuoto un po', intanto si è pulito dalla sabbia, per cui già abbiamo fatto un bel progresso. Andiamo a vedere se il touch dopo tutto questo test funziona, e come vedete dalla telecamera funziona perfettamente, nonostante il cellulare sia ancora completamente fradicio, per cui se utilizzate il cellulare anche sotto la pioggia non sarà un problema per questo touch, perché è veramente molto sensibile ed è perfetto anche se utilizzate il cellulare con i guanti. Il cuore pulsante di questo fantastico rugged phone è un bellissimo processore a 8 core Mediatek 7025 5G che vi permette di poterlo utilizzare sia per applicazioni, giochi e anche navigare senza problemi, ed è comunque un processore affidabile che ho già testato in altri cellulari e secondo me è uno dei migliori processori che si può desiderare all'interno della sua fascia di prezzo, perché come dico sempre nelle mie recensioni, io valuto sempre la qualità dei componenti in base alla fascia di prezzo, perché è inutile paragonare le componenti di un cellulare di fascia media o medio-bassa come questo rispetto a un cellulare magari di fascia premium che costa più di 1000 euro. E adoro tantissimo questa fascia zigrinata che ne aumenta notevolmente il grip, perfetto per essere utilizzato con una mano. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una telecamera principale posteriore da 64 megapixel, un night vision perfetto per fare le foto di notte da 8 megapixel e la macrocamera da 2 megapixel vi darà tantissime soddisfazioni in mezzo alla natura. Vi lascio una serie di foto che ho scattato direttamente con questo Oukitel VP68 Air. Quest'audio è registrato direttamente con l'Oukitel ed è un video che sto facendo con la telecamera posteriore da 64 megapixel, così vi potete fare un'idea sia della qualità che della stabilizzazione. Questo invece è un video che ho registrato con la telecamera da 32 megapixel, telecamera che secondo me non è male e che potete utilizzare sia per fare reel o anche videochiamate. Come vedete dall'orologio mancano 5 minuti alle 14, diciamo la fascia di orario più calda. Qui a Modena ci sono ben 36 gradi, ho trovato questa bella piastra di cemento. Adesso lo vado ad appoggiare qua sopra, che sarà più o meno a una temperatura di 50 gradi, e vedremo fra circa 20 minuti se avrà problemi di funzionamento oppure no. E per andare a misurare la temperatura, qui con me ho un altro cellulare sempre di Oukitel, il VP500 Ultra, che è dotato di termocamera. Anche questo è un bellissimo dispositivo che ho recensito il mese scorso. Se per caso vi siete persi la recensione ve la lascio in sovraimpressione. Guardate a che temperatura è la pietra, circa 67-70 gradi, per cui temperature altissime, perfette per testare la resistenza al surriscaldamento di questo Oukitel. A few moments later. La temperatura è rimasta oltre i 50 gradi. Vediamo se il nostro povero cellulare, che è stato completamente grigliato su questa pietra, funziona e dà segni di surriscaldamento. Non mi sembra, non ci sono stati problemi, anche se faccio veramente fatica a tenerlo in mano, per cui se lo utilizzate anche in macchina, in autostrada, come navigatore a più di 50 gradi, non avrà nessun problema di surriscaldamento. Siamo arrivati alla fine della recensione e come promesso vi svelo il prezzo. Questo Oukitel VP68 Air viene lanciato sul mercato intorno ai 400 euro, ma grazie a questo coupon che vi lascio in sovraimpressione e anche nella descrizione OUK10 avrete un ulteriore 10% di sconto. Per quanto riguarda le mie considerazioni finali, devo dire che mi sono divertito tantissimo a testare questo bellissimo cellulare, anche perché resiste alla sabbia, alla caduta, all'acqua. Vi potete divertire senza
senza pensieri, se siete amanti dell'escursione, se fate un lavoro magari pesante in un cantiere, non avrete nessuna preoccupazione con questo cellulare, con la differenza che rispetto agli altri rugged phone ha uno spessore molto ridotto, lo potrete mettere direttamente nelle tasche sia di pantaloncini ma anche di pantaloni da lavoro. Di grossi problemi non ne ho riscontrati, magari la fotocamera non sarà una delle migliori, ma non è il suo obiettivo primario, che infatti sono due: uno è la compattezza e secondo è la resistenza. Se cercate un cellulare con queste caratteristiche, questo Oukitel VP68R potrebbe essere il cellulare che state cercando. Da Luca Tacchi e da questo fantastico rugged phone è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.